Buongiorno, scusi. Salve a tutti e partiamo subito mostrando questa struttura ovale è una frana d'argilla arenaria e di pareti che fanno parte dell'antico tunnel di 2000 anni che vi ho mostrato precedentemente e che oggi visiteremo ancora meglio. Lui muova. E ora io mi devo mettere scalzo e camminare qua in mezzo. No, magari stavolta le tengo le scarpe, anche perché voglio fare prima, anche se scalzo è molto più divertente e rilassante. Buongiorno, buonasera a tutti avventurieri. Ed oggi sono nuovamente al tunnel, quello di 2000 anni circa, di origine greca, romana, o meglio, origine greca, poi convertito anche in acquedotto romano ed usato in tempi moderni anche durante la seconda guerra mondiale, ovvero quando sbarcarono gli alleati lungo le coste italiane nel 1943 tra il 10 e il 13 luglio. È molto fredda l'acqua, ci voleva. Non so se è perché sono più carico e mi sono disabituato, ma mi sembra più piccolo e più stretto, cosa che ovviamente non è.
ci entro, come ben sapete. Hello, Boogeyman. Wow, è bellissimo. Ora vi darò alcune informazioni. Potrete vedere un po' di dettagli nei video del tunnel, appunto, parte 1, 2, 3, 4. Sono delle pareti comunque molto spesse, infatti nonostante le frane all'esterno, qui all'interno sembra molto sicuro. Scusate il rumore, ma ho le scarpe e l'acqua che lo fanno. Stavolta l'acqua è bassa. All'entrata sembrava più alta, adesso è bassa. Si vede un po'. Una vecchia lampadina, quella che ho trovato la scorsa volta. Questo non c'era però. Quanto rumore. Questo non c'era, gliel'ha portato qualcuno. È strano che ci sia venuto qualcuno qui. A parte me. Questa sezione qui va allargandosi ad un certo punto. Sembra latte, ma vi ricordo che sono residui minerali, calcarei. Nulla, avevo sentito qualcosa. Questo che cos'è? È tutto ossidato. Il tunnel in questo punto sta cambiando leggermente, cambierà ancora di più avanti. Adesso sono arrivato ad un altro bivio. Questo tunnel si estende per circa una quindicina di chilometri. Ok, oltre al rumore del mare sento in questa direzione l'acqua corrente. Sono vicino alla cisterna. Bene, ogni tot metri, tipo ogni tot 500 metri, mica un chilometro, ci stanno delle aperture che collegano l'esterno e quindi la spiaggia all'interno, al tunnel. In questo caso l'uscita è franata. È inutile che mi inoltro, anche perché l'uscita è chiusa e non mi interessa nemmeno uscire. Quello che mi interessa è superare quel muretto che si vede in fondo, perché le cose diventano interessanti. Vi faccio notare una cosa molto interessante, ovvero queste linee. Queste indicano a
arrivata l'acqua. Ultimamente avrà raggiunto questo livello perché c'è stato molto maltempo, cioè c'è stato maltempo per diversi mesi, quindi oggi mi sta andando abbastanza bene, poco sopra il bacino come altezza. E ai, mannaggia, ho sbattuto la testa. Ok, qui è un livello un pochino più alto, quindi sbatto di più la testa. Ecco la sorgente. Una stalattite e stalagmite insieme. Se avete visto la parte quarta del video del tunnel, avrete notato qualcosa? Io l'ho notato soltanto in seguito dopo aver editato il video, o meglio dopo averlo visto. Ho notato che quando ho inserito questo bastone ho sentito il rumore come di un meccanismo all'Indiana Jones, però lo lascio così per com'era, o meglio per come l'ho messo la scorsa volta. Sto notando che ci sta parecchia muffa, cioè non parecchia, però ce n'è di muffa. La scorsa volta no, non era così. Stavolta non posso riprendermi anche perché per sbaglio ho messo un costume troppo piccolo, quindi no, no, però devo dire che sono più comodo. Sto avvicinando alla cisterna, sembra che l'acqua oggi scorra parecchio. Oggi è più umido del solito, infatti ho anche la schiena e lo zaino in parte bagnati. Ai. Ho sbattuto nuovamente la testa. Comunque, per fortuna anche la testa è dura. Dovrei essere scalzo. Qui era rilassante camminare anche perché ci sta questa base è sospesa, sotto ci sta il vuoto, è come una sorta di ponte. Sulla testa. Vorrei passare di qua, ma sto vedendo che ci sta muffa nera. Mi piace questa muffa. Sto guardando in telecamera, non so se ho notato il fascio, sta proprio come
una sorta di nebbiolina. Che cosa sta succedendo? Dopo vi mostrerò le immagini della scorsa volta, ma ve lo spiego anche ora. Il livello dell'acqua arrivava all'altezza di questo ponte. Perché non vorrei friggermi. Ah no, è già in mezzo all'acqua. Sono ugualmente. Ora salgo qui su questi gradini. Sono curioso di vedere cosa c'è lì sopra, anche se sembra spaventoso, un po' più come un filmato. Non aprite quella porta. Passo in mezzo alle ragnatele come al solito. Non ci posso passare. Ok, peccato. Non so se si vede, mi arriva all'incirca alla spalla il muretto di dietro, quindi molto semplice. L'unica cosa che ho rischiato saltando è prendere uno storto. Coca-Cola. Ok, non ho fatto grossi danni. Buongiorno, scusi.
dell'uscita che vi ho mostrato prima dall'interno. Vedete, qui ci doveva essere l'entrata che potete riconoscere da questi mattoni e queste mura. Questa è l'entrata che è crollata. E per oggi l'avventura finisce qui. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Probabilmente questo sarà uno degli ultimi video in questa zona, ma questo lo scoprirete molto presto, in uno dei prossimi video. E con questo vi saluto. Vi aspetto per la prossima avventura. Non mancate.